Nella storia della MotoGP abbiamo visto diverse volte contatti di gara ai limiti del regolamento, che però si sono sempre limitati ad essere delle eccezioni in uno sport che di norma non fa del contatto uno dei suoi tratti caratteristici. Nel 2013 però, senza che ce ne accorgessimo subito, è cambiato qualcosa. L'esordio di uno dei piloti più forti della storia ha ridefinito il confine tra il gioco corretto e il gioco al limite del regolamento. Come tutti i grandi di questo sport, Marc Marquez ha imposto nuove regole non scritte che forse hanno influenzato le nuove generazioni di piloti. Nel marzo del 2018, in una sola gara, abbiamo assistito alla conferma di quello che avevamo visto nel finale del 2015. La MotoGP è cambiata. Ora per fare la differenza ci si può spingere ai limiti del consentito. Io sono Alessandro, di Casco Rosso, e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Storia di GP. Oggi vi parlo del Gran Premio d'Argentina 2018. Dopo un 2017 che ha visto Dovizioso come antagonista del dominatore Marc Marquez, il 2018 promette spettacolo. È proprio il pilota Ducati ad imporsi nella prima gara stagionale in Qatar. Marquez arriva secondo, battuto ancora una volta con la mossa diventata un simbolo per Dovizioso, l'incrocio. La classifica mondiale ovviamente non può dire ancora molto. Certo è che Valentino Rossi si rende protagonista di un'ottima partenza, con un terzo posto convincente e tante motivazioni per riscattare un 2017 difficile. Al quarto posto c'è Kyle Crutchlow, che ritroveremo presto nel nostro racconto. Quinto Petrucci, che in Qatar dimostra di voler ambire a qualcosa di più della Ducati Pramac e approdare finalmente nel Team Factory, vista anche la situazione difficile di Jorge Lorenzo. Nel venerdì mattina argentino che prometteva pioggia si gira invece con l'asciutto e con una temperatura a tratti molto alta, vicina ai 30 gradi. Come previsto, l'asfalto molto sporco impedisce ai piloti di spingere forte da subito, ma le prime indicazioni confermano che la Honda è davvero molto competitiva. Pedrosa è primo, seguito da Crutchlow con Marc Marquez sesto, ma unico tra tutti i piloti in pista a non aver cambiato gomme nel finale per il primo time attack del fine settimana. Proprio a causa di previsioni meteo poco promettenti, nel finale di turno tutti i piloti cercano di fare il tempo per rientrare nei 10. Iannone è terzo, seguito da Zarco e Miller. Rossi settimo precede la coppia di Ducati ufficiale con Dovizioso ottavo. Nel pomeriggio si parte a rilento a causa delle condizioni della pista dopo la pioggia caduta durante l'FP2 della Moto2. E ancora la Honda a dettare il ritmo. Infatti nell'FP2 Marquez è primo davanti a Kyle Crutchlow con un sorprendente Tito Rabat al terzo posto. Il campione della Honda ha impressionato per la facilità con la quale è andato costantemente forte fino a fare un tempo che solo Crutchlow è riuscito ad avvicinare, un'ulteriore conferma della competitività della Honda su questo tracciato. Quinto Pedrosa, settimo Valentino Rossi, un pomeriggio da dimenticare per Dovizioso che chiude il turno in ultima posizione. Turno poco indicativo quello del sabato mattina, con tutti i piloti attrezzati di gomme rain e con un asfalto che cambiava continuamente in base all'intensità della pioggia. Tempi inutili per accedere in Q2, ma i piloti hanno comunque sfruttato l'occasione per capire il comportamento delle gomme in queste condizioni. Marc Marquez chiude al comando anche l'FP3, confermando di avere un passo eccezionale in ogni condizione. Dietro di lui Zarco e terzo Bautista. Quarto a sorpresa Karel Abram, che precede Petrucci e Crutchlow. Nono Dovizioso, undicesimo Valentino Rossi. La quarta sessione di prove libere ha visto i piloti girare su pista bagnata con pneumatici rain. Marquez è davanti e a questo punto sembra davvero difficile pensare che qualcuno possa portargli via la vittoria. Secondo Pedrosa, terzo Crutchlow, a conferma di una Honda veramente competitiva sul tracciato argentino. Quarto Lorenzo, che viene fuori sul bagnato, più attardato Dovizioso solo 14esimo, per Rossi 10° tempo.
Con la pista che andava via via asciugandosi, ma con un paio di curve bagnatissime, Jack Miller fa qualcosa di veramente incredibile. Nel finale di turno azzarda le slick e spinge per 3 giri consecutivi. Nei primi 2 arriva al T2 con oltre un secondo di vantaggio, che però perde nel T3 dove l'asfalto è bagnato. Jack non si arrende e dopo i primi 2 giri riesce a non prendere la bandiera a scacchi e a crearsi un'ultima disperata occasione e si lancia per un giro matto concluso con un 1.43 e 153. Dietro di lui Dani Pedrosa e Joan Zarco. Una pole storica per lui, è la prima in MotoGP e tanto per farvi capire quant'era difficile la situazione è uscito anche Marc Marquez con le slick, ma dopo un giro è tornato ai box, perfino lui convinto che sarebbe stato troppo rischioso continuare in quelle condizioni. Quarto un grandissimo Rabat, quinto Rins, rimasto nelle retrovie per tutto il weekend, solo sesto Marquez, forse preso in controtempo dalle condizioni della pista, ottavo Dovizioso, nono Viñales, Crutchlow solo decimo dopo degli ottimi turni di libere, undicesimo Valentino Rossi. Da segnalare Jorge Lorenzo che non va oltre il 14° tempo e un Andrea Iannone che si piazza 12° dopo un inizio di weekend più che discreto. Nel warm-up si gira con le gomme Rain, anche se non piove. La pista è completamente bagnata, poco ma uniformemente bagnata. La sostanza non cambia. Il pilota più veloce è sempre Marc Marquez, davanti a Daniel Pedrosa che si conferma molto competitivo su questa pista, con la Honda che conquista anche il quinto posto con Crutchlow. Al terzo posto invece c'è Scott Redding, quarto Jorge Lorenzo, ottavo Valentino Rossi, 11° Andrea Dovizioso. Poco prima del via cade un po' di pioggia, ma non su tutto il circuito. Questo rende difficile la scelta della configurazione da usare. Moto da asciutto o moto da bagnato? La maggior parte del tracciato è completamente asciutto, ma il cielo è coperto. Potrebbe reggere per tutta la gara oppure costringere i piloti ad una gara bagnata. Tutti i piloti vanno sullo schieramento di partenza con le Rain, tutti tranne Jack Miller che come aveva fatto in qualifica azzarda le slick. Passano i minuti ed è chiaro che quella di Jack è ancora una volta la scelta giusta. Ormai la pit lane è chiusa e si è oltre il limite regolamentare per cambiare le gomme. L'unica soluzione a disposizione potrebbe essere quella di spostare le moto in pit lane e partire da lì con le slick. Ma dal Sachsenring 2014 partire in massa dalla corsia box non è più consentito per ovvi motivi di sicurezza. È il caos e la direzione gara decide di ritardare la partenza a causa della decisione della quasi totalità dei piloti di sostituire la moto predisposta per una gara sul bagnato con la seconda moto predisposta per l'asciutto. Viene quindi effettuato il cambio, ma per non penalizzare Miller, che comunque aveva preso i suoi rischi scegliendo le slick, si opta per dargli una griglia di vantaggio, schierando tutti gli altri piloti in base a quanto fatto nelle qualifiche a partire dall'ultima fila. Qui si arriva a uno degli episodi che faranno più discutere di questo GP. Una volta posizionati in griglia, Marquez fa spegnere la moto, scende e inizia a spingerla per provare a riaccenderla. Ci riesce, ma c'è confusione tra il personale di pista. Marc infatti ha effettuato una manovra non consentita dal regolamento. In un caso come questo, il pilota non può partire dalla griglia, ma dovrebbe rientrare in corsia box e partire da lì. Marquez torna in posizione come se nulla fosse, pronto per la partenza. Qualche pilota fa segno che l'azione dell'avversario è regolare, ma evidentemente la direzione gara preferisce far partire la corsa per poi penalizzare Marquez in un secondo momento. L'impressione però è quella che ancora una volta non ci sia stata un'applicazione rigida del regolamento per consentire allo show di proseguire, creando un po' di polemica che non guasta mai. La gara parte. Dopo la prima curva Miller è al comando, seguito da Pedrosa e Zarco. Marquez è quarto, ma in poche curve supera il pilota francese e si porta in terza posizione. Al quinto posto troviamo Rins, sesto Crutchlow, settimo Andrea Dovizioso e nono Valentino Rossi. La sensazione è che, come già fatto vedere durante tutto il weekend, Marquez abbia un vantaggio imbarazzante su tutti gli altri piloti. Prima della fine dell'ultimo giro, infatti, supera anche il suo compagno Pedrosa e si lancia all'inseguimento di Miller. Quando mancano 2 tornate alla chiusura del primo passaggio sul traguardo, Marc prova ad attaccare Miller, che riesce a difendersi in qualche modo. Subito dietro, però, Zarco entra deciso su Pedrosa. Il pilota spagnolo è costretto ad allargare la traiettoria e va a finire su una striscia di pista ancora umida.
perde completamente il controllo della sua Honda e finisce per terra. La direzione gara decide di non penalizzare Zarco. L'entrata del francese non viene considerata scorretta. La leadership di Miller dura solo qualche metro in più. Sul rettilineo viene letteralmente sverniciato da Marquez, che si trova in una posizione di superiorità assoluta. Il campione del mondo è veramente di un altro livello rispetto a tutti. Rins nel frattempo si mette alle loro spalle in terza posizione, seguito da Zarco, Crutchlow e Rabat. Settimo Dovizioso e ottavo Rossi. Al quarto giro la Race Direction avvisa che la manovra di Marquez allo start è sotto investigazione e quindi nel giro di poco dovrebbe penalizzarlo. Dietro intanto Zarco sembra davvero in sintonia con la sua M1, tallona Rins che apparentemente sembra più lento sia del francese sia di Crutchlow, che in quinta posizione mantiene un ottimo ritmo. Al sesto giro viene ufficializzato il ride-through per Marquez, che quindi passa dalla pit lane e rientra in pista 19esimo. La sua gara sembra compromessa, anche se è titolare di un passo gara mostruoso. Superare così tanti piloti sembra un'impresa. Per Dovizioso, che nel frattempo aveva superato Rabat, la penalità data a Marquez potrebbe raddrizzare un weekend argentino veramente difficile e gli consentirebbe di poter incrementare il suo vantaggio in campionato proprio sul suo diretto avversario. Jack Miller si riprende la testa della corsa. Per lui è una grandissima occasione per tornare a vincere in MotoGP, ma è seguito da un terzetto di piloti veramente determinati a riprenderlo per giocarsi la vittoria. Al nono giro Rossi viene superato da Viñales, che quindi si piazza in settima posizione. Da dietro Marquez inizia la rimonta, gira praticamente un secondo più veloce dei primi. È proprio in questo giro che si delinea quella che sarà la gara del campione del mondo, un attacco spietato e senza ritegno a tutti i piloti davanti. Entra in modo sconsiderato su Espargaró, quasi spingendolo fuori. Espargaró non può far altro che andare largo. Marquez alza il braccio per scusarsi, ma questa entrata verrà sicuramente investigata. A differenza di Zarco, in questo caso c'è il contatto tra i due. Miller davanti continua a guidare la corsa, ma il terzetto composto da Rins, Zarco e Crutchlow non molla, anzi si avvicina sempre di più al pilota australiano. Nelle retrovie prosegue la rimonta di Marquez, che si sbarazza in modo facile di Nakagami, Luti e Morbidelli, ma arriva la segnalazione della Race Direction, che deve cedere una posizione per il contatto con Aleix. Mark fa passare Luti e poi lo ripassa subito, portandosi in 16ª posizione. Al 15° giro Rossi scavalca Dovizioso e si mette in 6ª posizione. Per Marquez sembra tutto facile, ne supera uno dopo l'altro e si porta in 12ª posizione. Davanti arriva l'attacco di Rins su Miller. Sembra quello buono, ma Miller risponde subito e Rins rischia di perdere la seconda piazza ai danni di Zarco. Crutchlow studia la situazione da dietro, il pilota inglese è pronto ad approfittare della minima sbavatura degli avversari per mettersi in testa alla corsa. Altro sorpasso di Rins con risposta di Miller, ma Rins risponde ancora e si prende la prima posizione. Zarco e Crutchlow sono attaccati. Al 17° giro Crutchlow supera Zarco e si porta in terza posizione, ma Rins sbaglia e favorisce Crutchlow e Zarco, che si piazzano subito dietro a Miller. Crutchlow sembra averne più di tutti, tallona Miller ed è pronto a sferrare il sorpasso decisivo. Al 18° giro Marquez continua la sua rimonta e infila anche Dovizioso, portandosi in 7ª posizione. Subito dietro Valentino Rossi. Davanti Miller commette un errore clamoroso e si fa superare in una volta sola da Crutchlow, Zarco e Rins. Al 20° giro arriva l'episodio che marcherà indelebilmente questa corsa, facendo passare in secondo piano la lotta per la vittoria. Rossi allarga leggermente la traiettoria, Marquez prova a buttarsi dentro ma lo centra in pieno e lo manda largo. Rossi, andando a toccare l'erba, si stende. Marquez si gira, alza il braccio e chiede scusa. Dopo quello che è successo in partenza e i sorpassi al limite, Mark si trova a commettere un altro errore proprio ai danni di Rossi. Valentino prova a farsi spingere dai Marshall e riesce a ripartire dalla 19ª posizione. Nel frattempo davanti, Zarco si è portato in prima posizione. Il contatto Rossi-Marquez viene messo sotto investigazione. Sicuramente ci sarà un'altra penalità per il campione del mondo. A 3 giri dal termine, Rins passa Crutchlow, che dopo qualche curva gli si rimette davanti, ma tutti e 3 piloti possono vincere. Con la pista in queste condizioni è troppo facile sbagliare.
Il giro successivo, Crutchlow passa Zarco e torna in prima posizione. Il pilota inglese non molla e dopo un ultimo giro condotto sempre in testa, vince davanti a uno Zarco che ci ha provato in tutti i modi e un Rins che invece negli ultimi 2 passaggi è rimasto parecchio indietro. Per Crutchlow e il suo team la gioia è alle stelle, perché oltre al trionfo arriva anche la prima posizione nel mondiale. Marquez supera Viñales e chiude quinto, ma dopo la gara verrà penalizzato di 30 secondi e retrocederà in 18ª piazza. Buffo come nella classifica finale sia proprio davanti a Valentino 19esimo. Quarto arriva Miller, che dopo la penalità inflitta a Marquez sembrava essere il designato per la vittoria. Quinto Viñales e sesto Dovizioso, davanti a Rabat settimo. Ancora deludente Jorge Lorenzo, che grazie alla retrocessione di Marquez riesce a conquistare la 15ª piazza e quindi la zona punti. Dopo la gara però succede di tutto. Marquez si presenta con Alzamora e Puig davanti al box di Valentino per chiedere scusa, tentativo che viene respinto da Uccio, l'amico di Valentino, che chiede a Marc e ai suoi uomini di allontanarsi. Poi nella conferenza stampa con i 3 piloti del podio, Crutchlow, vista la presenza di pochi giornalisti, si sfoga. Dove sono tutti i giornalisti? La loro assenza è una mancanza di rispetto per lo show che abbiamo fatto. Pare che siano più interessati ad altri eventi, ma quello più importante è qui, con i piloti che sono saliti sul podio. Questo è un momento importante per un team e per una squadra. Abbiamo spinto al massimo in pista e il fatto che ora non siano presenti è irrispettoso. Dico a tutti i giornalisti non presenti di non venire ai miei prossimi appuntamenti con i media, neanche per tutto il resto dell'anno. Il pilota inglese, giustamente, non manda giù il fatto che i giornalisti abbiano seguito con più interesse la polemica Rossi-Marquez piuttosto che presenziare alla conferenza post-gara con i 3 piloti del podio. Come era lecito aspettarsi, però, le dichiarazioni post-gara di Rossi e Marquez tornano a gettare benzina sul fuoco su una rivalità che in questo preciso momento forse ha vissuto il definitivo punto di non ritorno. Tra i due infatti è rottura definitiva. Rossi è una furia. Marquez non ha rispetto per gli avversari. Soltanto nella gara di oggi è andato contro 4-5 piloti. Lui ti punta la gamba, sapendo che se ti prende fra la gamba e la moto tu cadi e lui no. Marquez corre così. Il problema è che non ha rispetto per i suoi avversari, alza il livello della competizione a un livello pericoloso per tutti. Io ho paura quando sono in pista con lui, perché so che mi viene addosso. Tra l'altro mi tratta ancora peggio degli altri, come è successo nel 2015 quando mi ha fatto perdere il mondiale apposta. Glielo abbiamo detto e ridetto. Non può succedere che lui vada a sbattere con 6 piloti in un weekend. Una volta può capitare a tutti, ma così lo fai apposta. Io mi aspetto che gli facciano qualcosa. Se lui continua a comportarsi così, anche tutti gli altri alzano il livello di aggressività e va a finire male. Marquez ti viene a chiedere scusa davanti alle telecamere, ma non è sincero, perché la volta successiva rifà la stessa cosa. Non accetto le sue scuse, spero che resti lontano da me e che non mi guardi più in faccia. Lo dirò anche a lui, non ha rispetto, è una presa per il culo il suo venire a chiedere scusa. Il nostro non è uno sport di contatto, ho paura di correre con lui, così distrugge il nostro sport. Marquez si difende dicendo: non ho fatto alcuna manovra folle, le condizioni della pista erano critiche, ho preso una riga d'acqua, si è chiuso lo sterzo e c'è stato il contatto con Rossi. È andata così, ma non l'ho puntato, non faccio mai apposta a buttare giù un pilota, sono un onesto, ho fatto un errore ma assolutamente involontario, in un punto nel quale hanno sbagliato anche Zarco e Petrucci. Mi hanno penalizzato, è stato giusto, ma è stato sbagliato darmi il right through per la partenza, la trovo una scelta eccessiva. Le polemiche però non si limitano solo a Rossi e Marquez, infatti a fine gara Aleix Espargaró fa notare come anche lui abbia subito un attacco scorretto da Petrucci, non visto dalle telecamere. Sanzionare Marquez è stato giusto, ma Petrucci mi ha colpito ancora più forte, solo perché non lotta per il titolo non va sanzionato? Ci sono 1000 telecamere in pista e su alcune cose si fa finta di non vedere. Il GP d'Argentina, che alla vigilia si presentava come un tranquillo appuntamento di inizio stagione, è stato invece un mix di errori, di cui alcuni clamorosi, che hanno segnato profondamente la stagione e in particolare la rivalità tra Rossi e Marquez. In tanti hanno sbagliato, i team manager a non conoscere la procedura di partenza, la direzione gara che non ha fatto rispettare il regolamento inventandosi qualcosa sul momento, sempre la direzione gara
che non è stata in grado di valutare tutto quello che è successo in pista con un metodo di giudizio unanime, a partire dalla manovra di Zarco che ha fatto cadere Pedrosa e quella di Petrucci su Espargarò, che a conti fatti non sono state valutate correttamente. Ha sbagliato Marquez in pista, Marquez ad andare a scusarsi nel box Yamaha scortato da 3 persone, e la Yamaha a permettere che fosse Uccio, l'amico di Valentino, a respingere le scuse e non Lin Jarvis o Maio Meregalli. Un delirio generale, una pessima immagine per la MotoGP. Questo GP ha messo a nudo le criticità nel gestire situazioni che escono dall'ordinario, che però a certi livelli dovrebbero avere una gestione impeccabile. La sensazione è stata quella di non vedere dei professionisti all'opera, ma un gruppo di dilettanti allo sbaraglio. Purtroppo, ancora una volta, ha prevalso la voglia di rendere la MotoGP un prodotto televisivo polemico che alzi il livello di interesse mediatico non solo su quello che succede in pista, ma anche e soprattutto nei rapporti tra piloti. La rivalità tra Rossi e Marquez ne è l'esempio più calzante. Negli anni, infatti, si è accesa più per affari fuori pista che per situazioni di gara. Per sapere come continuerà la stagione 2018 dovete seguire per forza Casco Rosso e aspettare Storie della MotoGP, che parlerà appunto di quest'annata. Per quanto riguarda noi è stato davvero un piacere raccontarvi il Gran Premio d'Argentina 2018 e ci vediamo nel prossimo episodio di Storie di GP.